come mi chiamo? Di Andrea Maria, 1926. Ah, il 14 novembre. Sono contenta che sto in mezzo a voi. Sono contentissima. Ere alti e bassi, perché ci stavano tante cose da sbrigare, da fare. Perché quelle che stavano bene Nino, ai figli gli dava la penna con l'astuccia e c'era il cannellino. Allora la penna la infilava lì e scriveva. Invece quello che era povero ci attaccava il filo. Ci attaccavamo il filo e il filo, la penna, faceva il cianchetto e quindi lo scritto faceva schifo. Io che facevo? Beh, che faceva? Faceva il mestiere con mamma. Mamma aveva il telaio, tesseva e la notte mi diceva: "Ti devi alzare perché io non ci vedo a rimettere i fili quando si rompono. Allora tu ti alzi e mi devi aiutare." Ci metteva a fare una tela di 100 metri, 100 giorni. 100 giorni ci metteva. E lei poi lo andava a riportare e gli dava tanta roba, tante cose e me si portava pure a me. Pure nonna ci veniva, nonna la mamma di papà, di Andrea Anselmo e mamma si chiamava Piotti Palma, Piotti Palma. Era di Nocella, Nocella vicino a Campi. E lì c'era un prete tanto bravo, Don Pasquale del Baggio. Era bravo, ci faceva ridere, ci diceva delle cose proprio che lui disse: "Io stavo alla scuola, tornai dalla scuola e bastava il grammofono, allora si usava il grammofono. Allora l'ha messo sotto al tavolino, sotto una paiarola. E allora quando che è arrivata la mamma e ha visto quel lietto, dice: "Oddio, che bello, ci sono i suoni qui". Lei disse: "Mamma, allora io stava alla sotto la paiarola". Papà che faceva? E papà, che faceva? Beh, che dove lo chiamava andava. D'estate andava in giro a vendere i quadri. Aveva una bicicletta con il portapacca avanti e uno dietro. Era pieno e io dicevo a mamma: "Quando ho finito questo torno". Vendeva i quadri, vendeva le cose per i bambini. Poi da bambina piangeranno. Era fatto, ci stava una ruga dove ci abitavo io. Nella ruga, ci stava una signora a fianco a me che non era sposata, ma era tanta brava, si chiamava Genovese Michelina, lo sai. E la sorella si chiamava, che era un po' più, ehm, Evelina. No, Evelina, mo non mi ricordo preciso. Della scuola, beh sì, ho fatto fino alla quinta, però un po' a stento, facevo il tempo a stento. Eh sì, ci stava dei ricordi. Ci stava, c'era un'aula e qui c'era la scuola e qui l'aula. Allora tutte sedute lì eravamo. Un ragazzo disse una parola e disse: "Uomo grosso e camicia larga". E gli diano uno schiaffo alla maestra. Madò, noi a piangere tutti quanti. Lei si è messo un cappelletto da fascista e a piedi e gli dà campo, chiama i carabinieri. Immaginate, noi alunni. Che facevamo?
Beh, facevo i compiti, quelli che il dettato ci faceva fare i problemi, tante cose. La mamma di mamma faceva la maestra a scuola, Capuani domenica. Come no? Sì che ci stava le punizioni. E io sulla lavagna andai a scrivere un compito e l'ho fatto bene. E la maestra disse: "Non è farina il tuo sacco". Io l'ho raccontato a papà, papà c'è andato, gli ha detto, dice: "Guarda che mia figlia mi fa le bugie". E l'ha fatto bene il compito. Sì che c'era comunque entrava da là, se hai fatto una cosa diceva: "Tu non entri lì, vai via". E te lì te la mettono. A Banca degli Asini. E bella volta che cioè io che gli s'è fatto il saluto giusto, mi ci ha messo pure a me. Il saluto, non era fatto lo sapeva fare più diritto. Sì, sì, ma piccola Abessina, ti porteremo a Roma a liberare. Una canzone che dice la cantò mamma, la cantò papà, nell'età più bella. Oggi so che mi vuoi bene, doman che mi ami tanto, poi doman chissà tutto finirà, ma per oggi canto. Fiori in fiorella, l'amore è bella vicino a te, mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'è mai la vita, se l'amore in nostri cuori fa palpità. Fior di verbene, se qualche bene l'amor ci dà, fai un momento e passa e va, quando tu sei con me, io son felice di te. Fiori in fiorella, l'amore è bella vicino a te. Sì, ma io stavo sempre con la bocca aperta, sempre con la bocca aperta a cantà stavo. Sì, la maestra ci faceva cantare tante cose. Mio fratello non voleva che la facevo, perché dice: "Quando fa la ginnastica si vede le mutande, fa la ginnastica", che i maschi si metteva da parte. E allora gli disse a mamma: Maria fa la ginnastica non ce la fai più". E non mi ci sono più, perché quando mi abbassava si vedeva le mutande. Beh, la divisa, beh, era bianca e nera, la divisa dei piccoli italiani. La guerra, come no, quante piante, quante mamme, quante dispiacere, quante dolori si sentiva fuori. Suonava la fisarmonica papà. Nonno Vincenzo è andato lì, ha detto: "Mio figlio è morto in guerra e tu chiudi la fisarmonica e va a vendere gli astillati". Come no, i tedeschi, le spie di tutte le cose che faceva gli italiani. Chi aveva la campagna, aveva nascosto, il grano, la farina, tante cose aveva nascosto, ma chi non ce l'aveva non poteva nascondere niente. Sì, mi ricordo, mi ricordo. Brutte, brutte, belli insegnanti. Io sono stata malata io, proprio allora mi sono malata. Il tifo, sì, ma tante persone m'ha preso. E allora mi sognato San Gabriele.
che mi ha detto che io guariva. Non mi ricordo preciso che m'ha detto. M'ha parlato San Gabriele. Angelo Giovane Gabriele, che con l'ardente vostro amore a Gesù crocifisso e a Maria Addolorata vi rendeste uno specchio di innocenza ed esemplare ogni virtù. A voi io mi rivolgo con piena fiducia, implorando il vostro soccorso. Dei miracoli, quanti mali affliggono, quanti pericoli ci circondano ogni parte del mondo, insidia alla gioventù in singolar modo fa perdere fede e costume. Voi che viveste sempre in vita di fede, vi manteneste pure libato, volgete uno sguardo su di noi ed aiutateci. Le grazie sono tante, ne possiamo, ne vogliamo reputare nella vostra patrocinio e onde comporta questa speranza. Vi prego, caro Santo, di ottenerci la grazia che particolarmente ti domando a maggior gloria di Dio i vantaggi tra anime nostre. Ottenete a Gesù crocifisso e Maria Addolorata l'assegnazione di pace, così possiamo essere con voi nella patria celeste e così sia. È giusto? San Gabriele benedetto. Io, Cesare, dovesse mai offeso. Oh mio caro buon Gesù, io ti voglio bene, sempre di più. Aiuti. Pietà, pietà Signore, pietà. Mamma e poi non ci poteva venire nessuno perché si contagiava e allora solo una signora ci veniva, che si chiamava Norina. Quella ci veniva, diceva che faccio quel che gli pare, Padre Eterno. E ci veniva pure una vecchia con la conocchia, si metteva mamma aveva 2 comò e c'era un posto in mezzo, lei si metteva lì per non mi si fa vedere a me, a filare. Sì, si nascondeva. E poi morì pure lei. Il prete stava lì e disse al sacrestano: guarda la foto", perché papà vendeva ristampe e loro ristampe un po' più malandate, li attaccava sulla camera. Diceva: "Guarda un po', sempre un ubriacone che è uscito dalla cantina". Quando, 'sta signora mi disse: "Però non ti da mettere a piange, perché mo ti faccio vedere una cosa tanto bella". Ha tirato il tetto fuori e ha cacciato tutti i panni, un vestito bianco, il velo, che moriva. Piangeva lui, piangeva Maria, beh, San Gabriele a parlà lui. Quando era uscito ha portato l'acqua santa. È passata lì a Santiero, ecco che una cazzarola ha preso l'acqua santa e me l'ha data a me, me l'ha fatta bere. Mamma mia, quando stava su, io avevo un po' di paura, cominciava a scendere. Mentre scendeva, ho visto, madonna che ho visto, una farfalla grossa. Eh, mi so' spaventata e poi m'ha avuto la notizia che era morta mia mamma, mia sì, come no, tanti amiche avevo, tante compagne. Ma sì che parlavamo, beh, ci raccontavamo le cose e io sapeva ballare, no, sapeva ballare, ci veniva a prendere me. La domenica facevamo i gnocchi, i ravioli,
tante cose che ci sta la capacità di poterli fare. La carne, sì, come no, la sufficienza c'era. Mamma, non faceva manca niente. Papà. Mio marito come si chiamava? Oddio, Dio, Dio, Dio. Giuseppe Germignani, perché il papà, il nonno si chiamava Giuseppe e lui voleva che lo chiamava come il figlio che è morto in guerra. Mio marito no, il fratello, che dopo se lui il fratello s'è ammalato lì in guerra e l'ha fatto tornare in Italia, in Russia. Beh, contenta no, perché ci sta a alti e bassi, però si apprezza si prende come viene il mondo, in un modo e quando è piccolo è un altro. Tanto, tanto, tanto mamma e papà, tutte e 2 papà avevan paura. Quando ci mettevamo a letto, papà diceva: "Ma avete messo il pigiama?" E dice: "Sì, sì." "Ma allora mettetevi a letto." E ha cominciato a dice il Padre Nostro a tutti i santi che si trova. E poi tutti i morti, tutti. Allora quando eravamo quasi finito, diceva: "Papà, abbiamo finito." Dice: "Ricominciate da capo." Appena cominci prendevo il sonno. Dopo veniva mamma e ci veniva a coprire. Con 4 anni dice: "Mi aspetta, 2 a piedi, 2 a capo. Gesù Cristo m'è il Padre, la Madonna m'è la Madre, San Giuseppe m'è parente. Io mi addormo tutta contenta. A letto me ne vai. L'anima mia a chi la do? La do a te Gesù mio. Bartolomeo dove vuoi? Preso a te vuoi salì. Vai su quella casa che sposo sei chiamato. Non ce la pone acqua né vento, né streghe né stregato, né vicino né vicinato. Tiro dal rete faccia nera, che ti merco domine Dio, in nome di Dio e tutti i santi, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Padre nostro qui essi in cielo, santificetur nomen tuum, abbiat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano, nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris et nos et non cas in tentazione, sed libera nos a male. Un povero ragazzo, e dopo gli ha cacciato il soprannome, perché quando arrivava lì a Antucas lui sbagliava. Ducasse perché lì quando arrivava lì si fermava. Importantissima. Ci vuole un bene di l'anima. Il nome dei figli, Lia, Lia si chiama come mia suocera e io non volevo, io lo mettevo. Paolo, da Rosalba, la regina mia, Rosalba, mia figlia. Mamma, chiamo sempre mamma. Io ho voluto bene ai figli, con tutto il cuore. I miei i figli che m'ha insegnato a me, io so' insegnata a loro. Tante cose io so' insegnata. A lei specialmente, a Rosalba. Siamo andati in America e mio marito non voleva che andava in America, non voleva assolutamente. E lei diceva: "Mo' ha fatto il buono, hai già pagato, ci dobbiamo andare, perché lì ci aspettano." Di essere rispettosi, di avere educazione, di voler bene a tutti quanti e di non dire mai le cose degli altri. Mamma diceva: "Quello che ti veda vedi e quello che senta senti." Non deve dire mai le cose degli altri, che si deve essere buoni, rispettosi.
di avere l'educazione, di non dir mai le bugie, mai, mai le bugie e mai raccontare le cose degli altri. Ognuno si deve fare i fatti suoi. Il Signore ci vuole più bene. Quella famiglia che non si faceva i fatti suoi, andava a chiedere sempre dove sta il figlio. A quelli si era morto il marito già, ammazzata da gente malvagia. E gli disse: "Fatti i fatti tuoi". Quelli i fascisti gli feci sopra, gli feci prendere tutte le lenzuola e li feci bruciare. E io piangevo, gridavo. Cricanno alza per le lenzuola così alza. Sempre giusto. E io piangevo, piangevo, mamma piangeva, tutti quanti. Io non ho fatto mai aiuto a raccontare una cosa a quello e a quell'altro, mai, mai fatto litigare, mai, mai. Lo può dire loro, lo può dire. La lingua non ha osso, ma l'osso rompe, perché una parola può portare tanto danno e allora quello che ti vede vede e quello che sente senti. Il ricordo più bello che ho è i figli, i figli miei, figli, eppure anche i nipoti, sì, anche i nipoti. La famiglia è importantissima, è un amore di sostegno. Signore pietà, Signore pietà. Faccio un saluto con tanto affetto, con tanto rispetto, di sta sempre bene, di andare nel nome di Dio. E che io sono contenta quello che ho fatto, sono contentissima a poter dirti queste belle parole. Di portare la pace a tutti quanti. La pace è tanta, la pace è con voi, con tutti. In onore del Signore, per tante peccato.